I tratti distintivi di Franz Kline sono collegati all'espressionismo astratto. Inizialmente autore di quadri figurativi, poi in stile action painting in bianco e nero. Gli ultimi lavori invece ripropongono sagome e campi di colore. Con Jackson Pollock e Willem de Kooning, Franz Kline fu il più famoso esponente dell'espressionismo astratto, il movimento che tolse all'Europa il primato di avanguardia modernista e incoronò New York capitale del mondo artistico. Kline non fu il tipo di artista a cui si attribuirebbe il merito di tale svolta. Nato in Pennsylvania da madre inglese e padre tedesco, che si suicidò quando il figlio aveva 7 anni, la sua prima ambizione artistica fu quella di disegnare cartoni animati. Terminata l'università a Boston nel 1935, l'autore si recò a Londra, dove studiò illustrazione presso la tradizionalista Hartley School of Fine Art. Non riuscendo a ottenere il visto per lavoro nel 1938, rientrò negli Stati Uniti con la moglie inglese con la quale si stabilì a New York. Negli anni 40 Kline si concentrò su scenari urbani ispirati a cubismo ed espressionismo, ma nonostante il premio ricevuto nel 1943 alla mostra della National Academy of Design, le sue entrate erano scarse e faticava a trovare uno stile originale. Frustrato dagli esigui progressi, sperimentò tecniche meno figurative che lo portarono a una svolta decisiva nel 1949. Nello studio di de Kooning ebbe l'occasione di osservare uno dei propri disegni attraverso un proiettore Bell Opticon. Nel vedere la propria opera enormemente ingrandita e rimanendo colpito dagli irregolari tratti neri irriconoscibili osservando l'originale, Kline scoprì un nuovo efficace linguaggio completamente astratto. Come Pollock iniziò a dipingere su ampie tele con pittura a smalto e si concentrò esclusivamente sul bianco e nero. Al contrario del collega, però, Kline abbozzava prima i suoi lavori su pagine strappate dall'elenco telefonico. L'apparente spontaneità delle sue opere è solo illusoria. A chi sosteneva che si fosse ispirato alla calligrafia giapponese, Kline rispose: "Dipingo in bianco, oltre che il nero, e il bianco è altrettanto importante". Verso la fine degli anni 50 reintrodusse a poco il colore nei suoi quadri. Le sue ultime opere sembrano essere un punto di incrocio tra l'action painting e le sperimentazioni cromatiche di Barnett Newman e Mark Rothko. Nel 2006 la Tate Modern Gallery di Londra invitò il musicista Graham Coxon, ex chitarrista dei Blur, diplomato in arte al Goldsmith College, a comporre un pezzo ispirato a un'opera della collezione in mostra. Coxon scelse Marion, uno degli ultimi quadri di Kline, e spiegò: "C'è qualcosa di molto spirituale in Kline, è come un salto nel vuoto. Quando ero piccolo svenivo spesso e non mi sono mai sentito così vicino a Dio come in quegli episodi. La calma, la forza e la semplicità della musica che ho scritto mi ricordano quell'esperienza". Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.